Oggi ci passiamo le ore calde qui sotto l'acero, all'ombra. Stiamo costruendo un box dove mettere le galline che covano. Ce ne saranno 2 in questo box. Questa è la scatola di ferro in cui ci è arrivata la trincia della Delex, mi pare, giusto, la trincia. Era un po' da rivedere, da aggiustare. Stiamo saldando dei pezzi di rinforzo, poi la foderiamo tutta con una rete a forellini piccoli e la dividiamo a metà, facciamo 2 porticine e ci mettiamo le chiocce dentro coi pulcini. Questo perché abbiamo bisogno di separare le chiocce dalle altre galline, così sono più tranquille sia mentre covano e sia poi mentre allevano i pulcini il primo mese. La nostra gabbia è quasi finita, l'ho ancora rivestita c'è questa rete a buchi un po' più grandi, poi in basso con una rete a buchi ancora più piccolini. Qui davanti ci verrà il separé per dividere un box dall'altro, adesso l'abbiamo lasciato uno unico, e qua in mezzo ci farò 2 porticine. Dentro questa cassetta c'è una gallina che sta finendo la cova, tra qualche giorno schiuderà, però adesso possiamo lasciarglielo tutto disponibile. Poi se dovessimo aver bisogno lo dividiamo in 2 e facciamo 2 box separati. E qui abbiamo l'altro dove ci sono già i ragazzi schiusi un mesetto fa, che tra poco saranno pronti per uscire. Ci hanno regalato una bellissima cassetta di albicocche, dolcissime, super mature, e ringraziamo Federico per questo dono. Adesso le pulisco, tanto fuori fa caldissimo, quindi stiamo un po' dentro, metto zucchero e limone e poi metto a cuocere e facciamo un po' di marmellata. Questo periodo dell'anno mi piace sempre tantissimo. Uno dei miei lavori preferiti qui, delle cose che mi piace di più fare, è proprio trasformare. Trasformare, mettere via per l'inverno, trovare insomma soluzioni per conservare tutti i vari prodotti, ingredienti che ci servono per la nostra alimentazione autunno-invernale. E quindi da stamattina ho già fatto il formaggio, adesso sto facendo la marmellata e dopo vado a raccogliere il ribes nero che è maturo e alcune erbe e li metto in infusione in alcol e ci faccio un liquore. Quindi si può dire che oggi mi diverto di brutto praticamente.
Siamo al tramonto. Queste giornate fa un caldo bestiale, siamo intorno al solstizio d'estate. Queste sono le giornate veramente più lunghe e più dure per noi qua, ma adesso già qualcosa nell'aria cambia. Noi quando c'è questo giro di boa cominciamo, diciamo, una fase gradualmente, ma comunque una fase calante. Piano piano l'orto va tutto a frutto, noi raccoglieremo i frutti e trasformeremo tutto quello che ci occorre per l'inverno, e comunque l'estate sarà già una fase discendente dell'anno per noi, perché il picco massimo lo stiamo dando in questi giorni. Tra l'altro con questo caldo e le attività che richiede questo periodo sono quasi tutte da fare di sera, se non di notte. Per esempio avete visto nell'ultimo video il fieno l'abbiamo fatto praticamente di notte, perché così il sole che scalda tantissimo, l'erba è troppo secca, se si imballa di giorno si spaccherebbe. Allora aspettiamo la sera che cala un po' di umidità e imballiamo la sera il fieno. Stessa cosa vale per la legna, mettersi sotto il sole a tagliare la legna di questi tempi, questo periodo è veramente dura. Allora io al pomeriggio vado nel bosco che c'è l'ombra, faccio una gira col Pasquali, porto a casa la legna che abbiamo fatto st'inverno, la metto già qua vicino alla legnaia e alla sera con la sega circolare me la taglio quando va via il sole e fino a buio si lavora così. E così tante altre cose, anche tutto l'orto, quando c'è da diserbare, quando c'è da bagnare, aspettiamo sempre la sera, per cui noi le ore che lavoriamo di più sono 4-5 ore al mattino e poi 4-5 ore la sera dopo che va via il sole. C'era qualcuno che diceva metteremo i lampioni nei campi, non mi ricordo chi era, qualche poeta, qualcuno diceva sta roba. E alla fine era azzeccata, perché di fatto in un certo periodo dell'anno è necessario, per mandare avanti le cose, lavorare anche di notte qua. Ho raccolto il ribes nero, adesso lo peso. Metto mezzo chilo di ribes nero con anche alcune foglie, sempre di ribes, foglie giovani, un po' di melissa, qualche cimetta di melissa che sta quasi per fiorire, e l'ultima rosa damascena, e vediamo cosa viene fuori. Ah, e anche 2 bacche di ginepro pestate. Dobbiamo districarci in questa mare di rotoballe e cercare di drizzarle tutte. Ci provo da solo, poi se non riesco facciamo in 2.
Fienile completato. 19 rotoballe in piedi più l'ultima che la mettiamo qua. 20 rotoballe con fienile completato. Quando abbiamo un fienile pieno noi siamo già veramente contenti. Adesso le altre rotoballe che avanzano le mettiamo sull'altro fienile, gli do una sistemata e poi ne abbiamo un altro fienile da riempire. Ce ne starà ancora, però comunque secondo fienile quasi pieno. Guarda, quest'anno saremmo sbattuti un po' di più, ma andata. Allora, è già passato qualche giorno e il liquore si è tinto di rosso. Bellissimo. Ogni giorno io apro il vaso, gli do una girata, controllo che vada tutto bene. Perché ho deciso quest'anno di fare questo liquore? Perché cercavo un modo per usare il ribes nero, che ne abbiamo tanto, qui abbiamo tante piante, che mi soddisfacesse. Il ribes nero ha un botto di proprietà medicinali e quindi ho detto perché non fare un'estrazione in alcol e farci un liquore. Noi non è che beviamo i liquori così, noi non beviamo alcol, non beviamo vino, niente, però una cosa per cui li usiamo è a scopo medicinale, così. Poi ovviamente questo lo lascio in infusione per 30 giorni e poi quando sarà pronto preparo uno sciroppo che servirà per diminuire la gradazione alcolica e per renderlo dolce, anche buono. Adesso ne ho già ideati altri due. Quest'anno mi sono gasata a fare i liquori. Uno è vorrei provare a fare un amaro alle erbe, quindi usare erbe amare nello specifico. E un altro invece lo devo fare proprio adesso, oggi se riesco lo faccio perché abbiamo tutta la malva in fiore e volevo farlo con menta, fiori di malva, scorza di limone e salvia. Sì, questo è più digestivo. Vabbè, così insomma, vediamo, quest'anno mi scateno a fare dei liquori. Mi sento più male.